Ed eccoci qua, nel nuovo studio. Non è ancora definitivo, come vedete mancano un po' di elementi intorno, ma piano piano riuscirò a riempirlo. A parte questo, oggi di cosa voglio parlarvi? Come avete visto nel titolo parlerò di una festa di compleanno, o meglio, di un invito a una festa di compleanno avvenuto 2000 anni fa e che è giunto fino a noi. Siamo a Vindolanda, un grande forte posto poco a sud rispetto al Vallo di Adriano, quindi ai confini più settentrionali dell'impero. Il forte fu costruito intorno all'85 d.C. e rimase in uso per oltre 300 anni, cioè fino alla fine della storia della Britannia romana. E quello che vediamo oggi, nel sito archeologico, è soltanto una piccolissima parte, circa il 24%, dell'estensione originaria di questo accampamento e del vicus, cioè del villaggio che era tutto intorno. Perché vi parlo di questo forte? Nel corso degli scavi dagli anni 70 in poi sono venuti alla luce un numero eccezionale di documenti, scritti in corsivo latino, con inchiostro, su delle tavolette di legno. Ora, attenzione perché queste tavolette non sono in realtà le famose tavolette cerate che abbiamo già visto. Si tratta infatti di tavolette utilizzabili una sola volta. Erano infatti realizzate con un foglio, uno strato, di legno, di betulla, di quercia o di qualche altro legno reperibile in loco, sul quale in genere si scriveva direttamente con l'inchiostro. Poi questa lettera, chiamiamola in questo modo, veniva inviata al destinatario. Queste tavolette sono datate tra il 90 e il 120 d.C. e rappresentano per noi una fonte importantissima di informazioni per quanto riguarda la vita nel forte e nel vicus. Abbiamo infatti rapporti militari, richieste di provviste, dei messaggi scritti tra ufficiali in servizio nelle diverse zone del Vallo di Adriano e annotazioni sulla vita quotidiana all'interno dell'accampamento. C'è poi giunta anche parte della corrispondenza personale e privata tra le persone, in sostanza delle lettere. Tra queste una colpisce in modo particolare, la numero 291. È una lettera scritta da una matrona, Claudia Severa, tra il 97 e il 103 d.C. Claudia Severa saluta la sua Lepidina. Il terzo giorno, prima delle Idi di settembre, sorella, per la giornata della mia festa di compleanno, ti invito di cuore a venire da noi. Con la tua presenza, infatti, renderai quel giorno ancora più felice se verrai. Saluta il tuo Cerialis, il mio Elius e il figlioletto lo salutano. Claudia Severa è una matrona romana, moglie di Elius Broccus, che è un comandante romano probabilmente di stanza in uno degli altri forti dislocati lungo il Vallo di Adriano. Scrive a Sulpicia Lepidina, una sua carissima amica, che lei addirittura definisce sorella. Ora, non c'era in realtà un vero e proprio legame di parentela, molto probabilmente, semplicemente gli appellativi fratello e sorella erano molto utilizzati nelle lettere per indicare gli amici più cari. Sulpicia Lepidina, a sua volta, è la moglie di un comandante, proprio quello di Vindolanda, Flavius Cerialis, che è il prefetto della nona corte batava. Nel forte sono presenti anche dei bambini, e questo ci viene testimoniato non solo dalla lettera che abbiamo appena visto, ma anche da altri rinvenimenti archeologici, come ad esempio queste scarpine di cuoio, che si sono conservate incredibilmente bene nel corso del tempo. Il giorno del compleanno è indicato secondo la tipica formula romana, 3 giorni prima rispetto alle Idi di settembre. Ora, cosa significa? Per capirlo bisogna sapere che le Idi e le none sono giorni mobili nel calendario romano, cioè nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre le Idi e le none cadono il 7 e il 15 del mese, mentre nei restanti mesi ecco che si spostano al 5 e al 13. Quindi, nel nostro caso, a settembre le Idi sono il 13 di settembre, 3 giorni prima è l'11 settembre, questo perché i romani considerano anche il giorno di partenza. La tavoletta è scritta con inchiostro nero e presenta 2 differenti grafie. Nella maggior parte del testo troviamo infatti quella di uno scriba, al quale Claudia Severa deve aver dettato il testo stesso. Tra l'altro a questo scriba sono attribuibili anche altri documenti rinvenuti proprio a Vindolanda. Ma in un impeto d'affetto nella parte finale del documento, Claudia Severa aggiunge di sua mano alcune righe. Ti aspetterò, sorella. Stammi bene, sorella, anima mia carissima, così come io spero di stare bene. E a presto. Proprio queste poche righe rappresentano per noi la più antica testimonianza
in latino scritta direttamente dalla mano di una donna. Nel retro della tavoletta poi, un po' come nelle nostre lettere, sono riportati semplicemente il mittente e il destinatario della missiva. A Sulpicia Lepidina, moglie di Cerialis, da Severa. Direi che da un semplice invito a una festa di compleanno abbiamo ricavato abbastanza informazioni e questo ci ha permesso di addentrarci maggiormente all'interno della vita quotidiana nell'antica Roma. A me non resta altro da fare a questo punto che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!